È morto a 89 anni Robert Redford. Una vita tra successi, impegno civile e tragedie private. Robert Redford, una delle figure più emblematiche del cinema americano, è scomparso il 16 settembre 2025 all'età di 89 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agente, Cindy Berger. Redford è morto nel sonno, nel luogo che amava, circondato dalle persone che amava, nella sua residenza nello Utah. Un gigante di Hollywood, ma non solo. Redford non è stato solo attore. Era regista, produttore e fondatore nel 1981 del Sundance Institute, che ha dato vita al celebre Sundance Film Festival, punto di riferimento per il cinema indipendente. Nella sua lunga carriera ha interpretato ruoli memorabili in film che sono ormai classici: Butch Cassidy and the Sundance Kid, La Stangata, I tre giorni del Condor, Tutti gli uomini del presidente. Con la sua presenza sobria ma magnetica, Redford seppe coniugare fascino, appeal finale e, cosa non comune nel sistema hollywoodiano, impegno civile e senso della responsabilità. Malattia, fine e silenzio. Redford era malato da tempo, informazioni che erano in parte note, anche se non sempre nel dettaglio. Il decesso è avvenuto senza clamore nel sonno, nella sua casa nello Utah. Non è stato reso noto il particolare tipo di malattia terminale al grande pubblico, ma si sa che i suoi ultimi anni erano stati attraversati da problemi di salute. I dolori più profondi, la perdita dei figli. A fianco alla sua fama e dei suoi successi, la vita privata di Redford è stata segnata da tragedie intime che hanno lasciato un segno indelebile. Il suo primogenito, Scott Anthony Redford, nato nel 1959, morì all'età di soli 2 mesi a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante. Il figlio David James Jamie Redford, nato nel 62, regista, documentarista e attivista ambientale, morì nel 2020 a 58 anni. Jamie aveva affrontato una lunga malattia epatica cronica, inclusi 2 trapianti di fegato negli anni 90 e infine un tumore del dotto biliare che è risultato fatale. Redford raramente parlava di questi lutti. Ha confessato che la perdita di Scott, quando era ancora giovane, lo colpì profondamente e che gli effetti del dolore riaffioravano nel corso della vita. Anche la morte di James fu accompagnata da grande riservatezza, ma il dolore fu dichiarato immeasurabile dalla sua famiglia. Eredità. Robert Redford lascia un'eredità multiforme, non solo decine di film che hanno fatto la storia del cinema, ma anche un modello di artista che non rinunciava all'impegno politico, civile ed ecologico. Il Sundance Institute continua a essere una fucina per giovani talenti, spesso fuori dai circuiti commerciali tradizionali. Ha accumulato riconoscimenti importanti: Oscar come regista, Oscar alla carriera, premi internazionali, decorazioni, inclusa la Medaglia della Libertà negli USA.